Ciao a tutti i nostri affezionati spettatori e bentornati su Turkey News Magazine. È un piacere avervi qui, perché oggi entriamo in una vicenda che sta accendendo discussioni ovunque e che riguarda due volti amatissimi, Erkan Merik e Azal Suba. Se avete letto il titolo, sapete già dove stiamo andando, che cosa sta realmente succedendo tra loro. C'è una confessione che non possiamo ignorare? Preparatevi, perché scenderemo nei dettagli, tra indizi, retroscena e ciò che abbiamo potuto raccogliere per voi. Prima di cominciare, se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a iscrivervi a Turkey News Magazine e ad attivare la campanella. Il vostro sostegno ci permette di continuare a portarvi storie, analisi e aggiornamenti dal mondo dello spettacolo turco che tanto amate. Adesso, andiamo al cuore dell'argomento. Erkan Merik e Azal Suba, due attori adorati dal pubblico, sono da tempo al centro dell'attenzione non solo per i successi professionali ma anche per l'alchimia che hanno mostrato sul set e fuori. Li abbiamo visti conquistare il pubblico con ADN Senkoi, una serie che ha segnato un'intera generazione di fan. La coppia che interpretavano sullo schermo ha infiammato i social e ha creato un legame emotivo estremamente forte. Quella chimica, innegabile nelle scene, spesso sembrava trasparire anche oltre le luci e le telecamere, alimentando voci, commenti, attese. Negli anni si sono susseguiti alti e bassi, momenti di avvicinamento e altri di apparente distanza, e il dibattito non si è mai spento. I media turchi hanno seguito ogni loro gesto, le apparizioni ai vari eventi, i like incrociati, i silenzi improvvisi, cercando il segnale giusto che potesse confermare, oppure smentire, ciò che tutti si chiedono. C'è qualcosa di più? Ed è proprio in questo clima che spunta una frase che ha scatenato un'ondata di interpretazioni. Erkan, sono Azal e non ce la faccio. Una confessione? Un grido trattenuto? Un frammento che, isolato dal contesto, diventa un enigma. Non ce la faccio può voler dire molte cose, non posso dirlo adesso, non posso confermare, non posso andare oltre, non posso ferire qualcuno. E più il significato resta sospeso, più l'attenzione cresce. Ci siamo messi a indagare con cautela e pazienza, come facciamo sempre. Abbiamo passato in rassegna le dichiarazioni più recenti, spulciato gli articoli della stampa specializzata, ascoltato persone che conoscono da vicino l'ambiente dello spettacolo. I tasselli non sono facili da incastrare, perché quando si parla di sentimenti e di privacy, le conferme ufficiali scarseggiano e la linea tra ciò che è reale e ciò che è ipotizzato si fa sottile. Una delle piste più interessanti riguarda una recente apparizione pubblica di Azal Suba. Red carpet, flash, microfoni, le domande sui progetti futuri si sono presto spostate sul terreno personale, e il nome di Erkan è comparso inevitabile. Secondo più fonti, Azal ha risposto con parole misurate, un sorriso breve e uno sguardo che ha lasciato più domande che certezze. C'è chi racconta di una frase smozzicata, di un "adesso non posso", appena sussurrato all'orecchio di un giornalista, c'è chi giura di aver notato un velo di emozione nel modo in cui ha pronunciato il nome di Erkan. È in questa cornice che quella frase misteriosa, Erkan, sono Azal e non ce la faccio, si incastra come una chiave lasciata nella toppa senza essere girata. Dall'altra parte c'è Erkan Merik, da sempre più parco nelle confidenze. È noto per proteggere con discrezione la sua vita privata, dosando parole e apparizioni, ma quando parla di Azal lo fa con rispetto e calore. In alcune interviste passate ha riconosciuto quanto sia stata importante come collega, quanto abbia contribuito all'alchimia sul set, quanto lui apprezzi la sua professionalità. Ed è qui che sorge la domanda: se esiste una confessione, arriva da lui o da lei? È un sentimento trattenuto, un passo che qualcuno non riesce a fare, oppure una promessa che non può essere mantenuta? Non ce la faccio potrebbe essere il segnale di un limite. La difficoltà di mettere in parole un sentimento, il timore di riaprire una storia che fa ancora male, l'impossibilità di affrontare le conseguenze di una dichiarazione pubblica. Oppure, al contrario, potrebbe indicare la fatica di restare in silenzio, di non dire ciò che il cuore suggerisce. Quando la vita reale si intreccia con i personaggi che gli attori interpretano, le emozioni si complicano, le scene intense, le giornate interminabili sul set,
L'attenzione costante dei fan creano un gorgo in cui è difficile capire dove finisca il lavoro e dove cominci ciò che è personale. La dinamica tra due attori che hanno condiviso un progetto tanto forte come ADN Senkoi è particolare. Quello scambio di sguardi che in TV sembra naturale è il risultato di fiducia, intesa, complicità professionale, ma se a tutto questo si aggiunge una sintonia più profonda, il confine diventa labile. Non sorprende che il pubblico desideri una favola che continui anche oltre il set. L'immagine di Erkan e Azal come coppia perfetta ha popolato fanpage, commenti, forum in ogni lingua, un desiderio collettivo che talvolta rischia di schiacciare la realtà. Le voci più recenti parlano di incontri casuali in città, di messaggi scambiati a tarda sera, di segni di una ritrovata confidenza. Qualcuno sostiene che si stiano concedendo una seconda possibilità, altri dicono che la loro sia un'amicizia solida, fatta di sostegno reciproco e confidenze protette dai riflettori. E ogni volta che la frase riappare, "non ce la faccio", ci si chiede, a che cosa non riescono? A confessare un amore? A confermare una riconciliazione? A dimenticare il passato? Un'interpretazione possibile è che uno dei due sia legato ad altri impegni, affettivi o professionali, che rendono un ritorno di fiamma complicato. Potrebbe trattarsi di una scelta di carriera che richiede distanze, contratti che impongono discrezione, obiettivi diversi in un momento delicato. Potrebbe, insomma, esserci una verità semplice e difficile allo stesso tempo: l'affetto esiste, ma non può essere vissuto come tutti vorrebbero. C'è anche chi ipotizza un valore simbolico. Non ce la faccio, come metafora di un progetto che non può partire, una collaborazione artistica saltata all'ultimo, un ruolo che li avrebbe voluti di nuovo insieme ma che è sfumato per ragioni indipendenti dalla loro volontà. Tuttavia, considerando la natura delle voci che da anni li circondano, è più probabile che il significato tocchi corde personali. Abbiamo cercato di risalire all'origine precisa della frase. Nasce da un'intervista diretta? Da un fuori onda? Da un frammento audio in una storia social poi rimosso? Spesso queste espressioni esplodono proprio così, un contesto sfocato, due parole interpretate in mille modi, la potenza virale di chi condivide e commenta. Eppure, questa volta, qualcosa suona più profondo del solito, come se dietro all'enigma ci fosse la sostanza di un'emozione reale. Capisco benissimo la frustrazione di chi vuole una risposta definitiva. Ma il nostro compito a Turkey News Magazine è restare lucidi. Osservare, incrociare i dati, distinguere tra ciò che sappiamo e ciò che semplicemente speriamo. E ciò che sembra emergere, in controluce, è che tra Erkan e Azal un legame esiste e resiste al tempo. Che lo si chiami amicizia speciale, stima profonda, o qualcosa di più che non ha ancora trovato un nome pubblico, poco cambia nell'impatto che ha su chi li segue. Non ce la faccio potrebbe essere il modo più onesto per indicare una barriera non ancora superata. Una verità da proteggere, un sentimento che non vuole essere esposto alla tempesta dei commenti, o un capitolo che non è pronto per essere scritto a lettere cubitali. È un limite che insieme intriga e commuove, perché racconta che, anche dentro l'immenso teatro della celebrità, ci sono fragilità e paure molto umane. Rivedendo i momenti chiave degli ultimi mesi, emergono piccoli quadri. Uno scambio di saluti a un evento, un like che riappare dopo un lungo silenzio, una frase di lui in cui ringrazia chi c'è sempre stato, una storia di lei con un tramonto e una didascalia sospesa tra malinconia e fiducia. Presi singolarmente sono dettagli da nulla, messi insieme, fanno la trama sottile di una relazione che non si lascia definire facilmente. Vale la pena ricordare che la pressione esterna non aiuta. Ogni parola sbagliata diventa titolo, ogni sguardo interpretato diventa tendenza, ogni pausa viene letta come dramma. Erkan e Azal lo sanno bene, e forse proprio per questo preferiscono le zone d'ombra alla luce accecante. È il loro modo di difendersi, di tenere al riparo ciò che per loro conta di più. E allora arriviamo al punto. Al di là delle conferme che non ci sono, al di là dei sussurri e delle smentite, quello che resta è la sensazione che tra loro qualcosa non si sia mai davvero spento. La fiamma può farsi piccola, coperta dalla mano per non essere spazzata via dal vento, ma continua a scaldare.
E quando una frase come Erkan, sono a Zal e non ce la faccio, echeggia così forte, è perché tocca una realtà che molti riconoscono, l'impossibilità di dirsi tutto, almeno non ancora. In conclusione, abbiamo esplorato le possibili letture di quell'enigmatico messaggio, abbiamo riascoltato le parole dei protagonisti, riletto gli articoli, ricollegato i dettagli. Le ipotesi puntano a una connessione personale profonda e a circostanze che, per ora, impediscono a questa storia di avanzare o di venire allo scoperto senza filtri. Non ce la faccio suona come il confine tra il desiderio e la realtà, tra ciò che si prova e ciò che si può permettere che il mondo veda. E adesso tocca a voi. Che cosa pensate nasconda davvero quella frase? Credete che Erkan e Azal possano ritrovarsi, magari quando le condizioni saranno diverse? Oppure ritenete che il loro equilibrio, oggi, sia proprio quello di restare dove sono, in quella zona grigia che protegge e, insieme, fa soffrire? Diteci la vostra nei commenti, le vostre opinioni, le vostre teorie, le vostre letture sono il cuore pulsante della nostra community. Prima di salutarci, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con chi segue la scena turca e, soprattutto, iscrivetevi a Turkey News Magazine per non perdere i prossimi approfondimenti. Torneremo presto con nuove storie, nuovi indizi, e, chissà, magari con quella piccola conferma che tutti stiamo aspettando. Alla prossima, e grazie per essere stati con noi anche oggi.